Non puoi servire due padroni, diceva Gesù. Io sono Daniele Penna e questo è il secondo passo del salto quantico 2, la via che ti porterà a riaccedere alla magia e ai miracoli sopiti dentro di te da sempre. Non puoi servire due padroni, diceva Gesù. Ma quali sono i due padroni tra cui possiamo scegliere? Non è poi così difficile. Un padrone, quello sicuramente più potente in questo mondo, è la mente. La mente che però è stata condizionata sin da quando veniamo concepiti. E l'altro padrone è la nostra anima. L'anima, quella che ha scelto questo corpo, quella che è venuta su questa terra per evolvere, che è venuta su questa terra per crescere, per esprimere la sua missione. Quindi analizziamo un attimo questi due padroni. Da una parte c'è la mente che buona parte degli scienziati sono d'accordo nel dire che usiamo forse il 5% del nostro cervello. E malgrado ciò, in questo 5%, sono stati inseriti migliaia e migliaia di condizionamenti, prima di tutto dai nostri genitori, e poi li vedremo, e poi dalla società, dai media, dalla religione, dagli amici, da qualunque altra cosa. Quindi oggi potremmo dire che il padrone mente probabilmente non è neanche in grado di avere un pensiero suo che non sia stato condizionato da qualcosa che ha visto o di cui è convinto o che è stato condizionato a pensare. Dall'altra parte abbiamo l'altro padrone, l'anima. Anima che esiste da sempre, anima che accede alle conoscenze universali, anima che è in grado di attingere dalla coscienza collettiva, anima che è in grado di ricordare tutte le sue vite passate, anima che è in grado di gestire completamente il nostro corpo, le nostre funzioni vitali se necessita, ma non solo, anima che è in grado di gestire gli eventi circostanti, cioè in grado di attirare persone, di allontanarle, di farcele incontrare o di farcele evitare, di causare eventi, di causare incidenti, di causare malattie, di causare traumi, di causare eventi fortuiti, di causare sincronicità di qualunque tipo per mettere magari persone in parti totalmente diverse del mondo a un certo punto di incontrarsi. Perché? Perché le loro anime hanno bisogno di quell'incontro. Per quale motivo ce l'hanno? Le loro anime lo sanno, ma sarebbe opportuno che anche le menti lo capissero. E invece no. Invece no. Noi scegliamo un solo padrone e nella maggior parte dei casi, basta guardarci in giro, scegliamo il padrone mente, ovvero quella specie di cervello usato al 5% delle sue possibilità, quindi praticamente stupido, condizionato da una valanga di immondizia. Passatemi il termine. Per poter cambiare padrone non è facile. Non è facile perché il padrone mente, che sta ormai sul suo bravo trono ed è convinto di gestire completamente la tua vita, si arrabbierebbe se scoprisse che a un certo punto tu volessi iniziare a servire un altro padrone. E farà di tutto per continuare, o meglio, per continuare ad essere il tuo padrone, cioè per far sì che tu continui ad essere il suo schiavo, il suo suddito, il suo sottomesso o la sua sottomessa. Quindi questa mente condizionata, adesso vediamo da cosa e da come, non vuole perdere il suo trono. E nel momento in cui, magari perché hai conosciuto il Salto Quantico 2 e con Daniele Penna e la Via e il gruppo che sta su Telegram e tutto il gruppo degli amici, vuoi cominciare a intraprendere un certo percorso per cambiare padrone, per scoprire un po' di più la tua anima, per servire un po' di più la tua anima, per gioire un po' di più della tua anima e per attingere un po' di più dell'amore, delle conoscenze, delle emozioni positive e della magia, dei miracoli che la tua anima può creare, inizierai a fare dei passi che può darsi che al tuo padrone principale potrebbero dare fastidio e cercherà di smaniare, di arrovellarsi, di farti cambiare idea in tutte le maniere. E lo potrà fare sia da sveglio, sia mentre dormi, ad esempio con degli incubi particolari. Ma in questo video voglio spiegarti
quale padrone stai seguendo e soprattutto come funziona quel padrone. Perché, sai, quando c'era la schiavitù, gli schiavi non potevano scegliere il loro padrone, venivano venduti e il loro padrone, se era buono o cattivo, purtroppo era fortuna in qualche modo. Oggi invece noi possiamo scegliere a chi sottometterci, possiamo scegliere chi seguire. E nel momento in cui scegliamo un padrone, sarebbe opportuno sapere questo padrone chi è, come funziona, dove ci vuole portare, dove ci porta e quali sono le sue regole interiori di comando. Questo vale sia se vogliamo seguire la mente condizionata, sia se vogliamo seguire la nostra anima. Bene, il nostro padrone mente condizionata come funziona? È abbastanza semplice, potremmo racchiuderlo in poche parole, senza fare troppi giri e troppe complessità, perché sì, ce ne sarebbe da parlare, ma di base la mente condizionata funziona su degli schemi abbastanza basilari. Noi nasciamo, o meglio, noi veniamo concepiti e già nei 9 mesi di gravidanza arrivano informazioni al bambino o alla bambina, arrivano ovviamente a livello cellulare, li acquisisce dalla mamma, comprende quello che accade fuori, quindi se la mamma magari viene picchiata dal papà oppure ci sono sempre strilla, non so, combattimenti in qualche modo, oppure c'è una tristezza di fondo, oppure c'è un senso di colpa di fondo, oppure non lo volevano il bambino, insomma il bambino lo comprende. E già esce con una convinzione del mondo in cui andrà a vivere. Poi questa convinzione nella maggior parte dei casi si conferma, per cui se il bambino non era voluto, quando nasce probabilmente non avrà questo enorme amore dai genitori. Oppure peggio ancora subirà abusi, violenze, oppure maltrattamenti, oppure indifferenza, oppure abbandoni, oppure rifiuti, oppure chissà che. Che cosa accade però? Per un processo di sopravvivenza della nostra mente, il bambino, ognuno di noi lo ha fatto, nasconde, cancella determinati eventi, li cancella completamente. Questo ce lo diceva anche Freud, insomma, delle cose su cui Freud ci aveva azzeccato, oggettivamente. E questo lo posso confermare da migliaia di mie esperienze. Quindi tutti i momenti traumatici il bambino li cancella, ma non ne cancella la speranza di vedere che le cose cambino. Cioè, se i nostri genitori non ci hanno dato amore, noi cancelleremo il concetto che non abbiamo avuto amore, ma soprattutto non ci possiamo credere. Non ci possiamo credere che i nostri genitori non ci hanno dato amore, e quindi speriamo, da bambini e da grandi, che i nostri genitori cambino e improvvisamente ci daranno amore. E questa è la prima speranza della mente condizionata. Oppure, se i nostri genitori non ci hanno dato, o se il genitore primario non ci ha dato rispetto, spereremo che questo genitore cambi e in un certo momento ci rispetti o ci rispetterà, sia da bambino che da adulto. Dimentichiamo questo è a livello inconscio. Non solo, ma nel momento in cui il nostro genitore primario, i nostri entrambi genitori non ci hanno dato amore, noi cresciamo con la convinzione che nel mondo nessuno ci darà amore. Non ci hanno dato i nostri genitori, figuriamoci se ci sarà qualcuno fuori che ci potrà dare amore di più di quello che i nostri dei, le nostre divinità non ci hanno dato. Quindi approcceremo il mondo convinti che nessuno ci darà amore. E anche nel caso in cui capitasse qualcuno o qualcuna che ce lo desse, noi non ce ne accorgeremo neanche, perché noi avremo un filtro davanti che dice, che cancella letteralmente le persone che ci danno amore o che mostrano amore o che sentono amore nei nostri confronti. Dico amore, ma vale per qualunque cosa. Se per i miei genitori io non valevo niente, allora mi approccerò al mondo convinto che tutti mi confermeranno che io non valgo niente. E così via. E se anche qualcuno dirà guarda che tu vali, non ci credo. E continuano a focalizzare la loro attenzione selettiva su quel qualcosa dove si confermano che non vale. E già qui molti di voi sono sicuro che si stanno in qualche modo proiettando
o stanno trovando similitudini con loro stessi. Quindi da una parte abbiamo quello che avremmo voluto che i genitori facessero con noi, dall'altra abbiamo un filtro del mondo che è praticamente quello che ci hanno dato i nostri genitori. Dall'altra parte, invece, dal lato positivo, se i nostri genitori ci avessero dato amore, noi saremmo cresciuti o noi cresceremo con un filtro di il mondo è amorevole, quindi tutti mi daranno amore. E se trovi lo stronzo de turno che passatemi il te, che ti tratta male, vabbè, fa niente, tanto questo è uno, ma tanto tutti gli altri mi daranno amore. Tra l'altro questo principio, per chi fa addestramento di animali, lo sa benissimo, esattamente come i cani. Cioè, se il primo rapporto del cane con l'uomo è stato positivo, il cane amerà l'uomo, non avrà paura dell'uomo, anche se troverà l'uomo che lo mena. Tanto gli altri, comunque il suo approccio è stato positivo. Se invece il cucciolo, la prima volta che ha avuto l'approccio con l'uomo, è stato menato, o comunque in qualche maniera ha avuto un trauma, questo cucciolo avrà paura degli uomini, sempre. Ed è la stessa cosa per gli umani. Dopotutto siamo animali. Ma magari fossimo solo animali, noi abbiamo il nostro padrone mente condizionata che ne fa di casini con quel 5% che c'ha. Perché? Che cosa accade? Che i traumi e quindi le mancanze, ciò che i nostri genitori non ci hanno dato, che noi non ci potevamo credere, cioè che caso i nostri genitori non ci rispettano, dicono che non valgono, non ci danno amore, no, non è possibile, e li ritogliamo davanti, questa roba qui la togliamo davanti, facciamo finta che non c'è, ok? Allo stesso tempo quel filtro ci viene creato e quindi vedremo il mondo in quella maniera per continuare a confermarci tutto, ma che cosa accadrà? Ricordiamoci che noi, la mente condizionata, ha quella sua missione, cioè sperare che i genitori cambino. E come posso far sì? Quindi cosa posso fare io per far sì di continuare a sperare che il mio genitore cambi? Facile, proietto il mio genitore sulle relazioni che trovo. Facile. E quindi, se il mio genitore non mi ha dato amore, proietto il mio padre o la mia madre sulla persona con cui mi relaziono. Non solo sulla persona con cui mi relaziono, ma anche con tutto il resto del mondo. Però in genere con le relazioni più semplici, in genere proiettiamo sulle persone più care, quindi su quelle con cui poi creiamo relazioni più strette. Quindi troveremo un'altra persona che non ci dà amore, molto probabilmente con gli stessi atteggiamenti del nostro genitore dominante di cui abbiamo rimosso gli eventi. Rimosso, attenzione, per rimosso non vuol dire cancellato, vuol dire messi sotto al tappeto. Cioè non è che li abbiamo proprio cancellati, stanno lì, però non ce li fa vedere per quieto vivere, perché abbiamo dovuto creare un alone di divinità attorno ai nostri genitori, quindi noi abbiamo una proiezione, abbiamo un concetto totalmente diverso dalla realtà dei nostri genitori, cioè la versione del nostro genitore interiore è completamente diversa dal genitore esterno. Ed è questo uno dei grandi blocchi della nostra mente condizionata, perché noi vediamo il mondo basandoci su una versione interiore nostra dei nostri genitori, creata da un bambino di pochi anni, bambino il quale non si poteva ribellare, perché aveva l'autorità, quindi ha dovuto accettare quello che gli veniva detto per quieto vivere, magari reprimendo rabbia, reprimendo tutto quello che aveva, perché se magari parlava, chissà che cosa sarebbe successo, e quindi reprime tutto e cancella, o meglio rimuove. Quindi proiettiamo i nostri genitori sull'esterno e attiriamo esattamente persone simili a loro. Perché ci stiamo assieme? Perché speriamo che questi cambino. Quindi troveremo persone che non ci amano nella speranza che cambieranno. Troveremo persone che ci trattano male nella speranza che cambieranno. Troveremo persone che ci violentano nella speranza che cambieranno. E sono esattamente proiezioni dei nostri genitori. Quindi la mente condizionata, il padrone mente, come stimolo primario ha la speranza che i nostri genitori cambino. Questo ovviamente nel caso in cui abbiamo avuto dei traumi da parte dei genitori, attenzione, se non li abbiamo avuti diventa tutto molto più facile perché la nostra mente è molto meno condizionata dai genitori, poi c'è tutto il resto della società. Quindi questo è il primo punto fondamentale. Ricordiamo che da piccoli noi non potevamo appunto ribellarci, quindi inizialmente noi avevamo
avevamo la nostra anima che parlava, avevamo la nostra anima che era collegata con la nostra mente e che si esprimeva liberamente. Questo è accaduto fino a circa 5, 6, 7 anni. Poi che cosa succedeva? Nel momento in cui ci si esprimeva per come eravamo noi, qualcuno ci diceva come dovevamo essere. E giustamente, essendo l'autorità, perché dovevamo comunque rispettare l'autorità, dovevamo farci accettare dai nostri dei, dalle nostre divinità, noi spegnavamo sempre di più quello che l'anima voleva farci fare e facevamo sempre di più quello che i genitori volevano farci fare. E spesso e volentieri i genitori volevano farci fare quello che la società diceva a loro che noi avremmo dovuto fare. Ed ecco che anno dopo anno la nostra mente condizionata prende il sopravvento, zittisce l'anima e comanda lei. E continua a comandare continuando a fare e a vedere il mondo e a muoversi nel mondo e a cercare di raggiungere nel mondo quello che i genitori, a sua volta condizionati dalla società, gli hanno infilato in testa a forza. Tutto il resto, per quieto vivere, quindi i soprusi, le violenze, i traumi, la mancanza d'amore, la mancanza di rispetto, le volte che avremmo voluto sbottare e non abbiamo potuto, tutto questo viene dimenticato. Viene dimenticato. Viene dimenticato, ma continua a bollire dentro. Bolle come un pentolone dove anno dopo anno il fuoco aumenta. E bolle sempre di più e si gonfia e bolle, si gonfia e bolle. Soprattutto quando poi proiettiamo al di fuori i nostri genitori e le persone che attiriamo continuano a non cambiare, continuano a essere sempre uguali, come accade nelle relazioni, o se non sono le relazioni magari è il capo al lavoro o gli amici o qualunque altra cosa. Insomma, noi proiettiamo sul mondo quello che speriamo dentro di noi che cambi. Quindi più queste cose non cambiano, più le cose si ripetono, più bolle. E invece di sperare, invece di cambiare noi, speriamo che cambino gli altri. Questa è la mente condizionata. Spera che cambino gli altri e che questo soddisfi quella convinzione che i nostri genitori devono essere diversi. Questo è uno dei caposaldi della nostra mente condizionata, del nostro padrone mente condizionata. Poi ci aggiungiamo tutta la parte società, religione, quindi ci può essere vergogna, ci può essere il culto del dio denaro, il culto del dio immagine, il culto del dio possesso, la convinzione che per valere devi possedere, fare, dire, che devi in qualche modo essere migliore degli altri. Questo lo capiremo anche perché ci arriveremo più avanti sul concetto di essere migliore degli altri, perché è collegato anche alla paura della morte. La paura della morte è un altro caposaldo della nostra mente condizionata. La nostra mente condizionata ha paura di morire, la nostra anima no, perché tanto ha già vissuto tante volte. E questo è un altro grande caposaldo. Quindi quando scegliamo il nostro padrone dobbiamo capire che da una parte abbiamo una mente limitata e in più condizionata basato su questi schemi e dall'altra parte abbiamo un'anima completamente libera da qualunque schema che soprattutto non gliene frega niente di quegli schemi e soprattutto non gli interessa niente di quello che tu stai facendo fuori o a che punto stai della tua realizzazione di quello che ti ha ordinato il padrone mente. Infatti l'anima non è che si preoccupa più di tanto, se stai facendo le cavolate e ha bisogno di comunicare con te, te lo dice. Non è che gli interessa a che punto stai, se c'hai i mutui, i figli, le cose, cioè se stai facendo cazzate te lo dice, insomma, ecco questo. Ma come te lo dice? Come può l'anima parlare con noi se l'abbiamo zittita quando avevamo 5-6 anni? Purtroppo non è facile. Non è facile per lei perché è un po' come qualunque relazione. La nostra anima, purtroppo devo dirti che non è immortale. Precedentemente, nel salto quantico 1, forse ho parlato anche in altri miei video, io parlavo ed ero convinto che l'anima fosse immortale. In realtà l'evoluzione è anche questa. Più vai avanti, più conosci, più comprendi che l'anima veramente non è immortale. Non è immortale per un semplice motivo. Perché? È esattamente come un fuoco. Se tu accendessi 2 fuochi e su uno ogni pochi minuti gli metti qualcosa ci metti un tronchetto, ci metti della paglia, ci metti qualcosa da bruciare, sempre, tutti i giorni.
e sull'altro fuoco lo accendi e te lo scordi. Basta. Che cosa succederà? Che quel fuoco che coltivi tutti i giorni starà sempre acceso, sempre bello caldo, sempre luminoso, sempre bruciante, sempre pieno di energia. E quel fuocherello che ti sei dimenticato di nutrire muore, si spegne. Ora, è vero che l'anima ha tanta energia, ha energie da vendere, ma non è immortale. Se per tanti anni smetti totalmente di nutrirla e smetti soprattutto di ascoltarla, lei si spegne e potresti arrivare alla fine della tua vita senza un'anima e ti posso garantire che non è bello. E questo fa un'enorme differenza sul modo in cui si muore, perché avrai notato probabilmente se hai dei conoscenti o se hai avuto esperienze di morte purtroppo dolorose, che alcune persone muoiono bene e alcune persone muoiono male. E questa fa un'enorme differenza e lo scopriremo poi strada facendo sulla nostra via. Perché, ripeto, la paura della morte è un altro grande pilastro della mente condizionata. Quindi l'anima non è immortale, ma finché può spera di essere rianimata e cerca di comunicare con te in 1000 maniere. Soprattutto la maniera più semplice, la maniera che ha tutti i santi giorni per poter comunicare con te è il mondo dei sogni, quando andiamo a dormire. Se ci pensi, per 5, 6, 7, 8 ore al giorno, noi siamo in contatto con la nostra anima. Sta a noi nutrirla oppure no. Sta a noi capire quello che ci comunica oppure no. Artemidoro già ai suoi tempi diceva: ogni sogno non interpretato è un tesoro perduto. Ed è vero, e lo sapevano gli antichi. Gli antichi lo sapevano benissimo. Infatti lo sapevano talmente tanto che, come al solito nella società moderna, guidata dal padrone mente condizionata, tutto ciò che fa riferimento all'anima viene cancellato. Viene cancellato. Guarda un po' dove in giro si parla dell'importanza dei sogni. Assolutamente da nessuna parte. Sentirai dell'importanza di uomini e donne, sentirai dell'importanza del grande fratello, sentirai dell'importanza della mascherina, ma non sentirai dell'importanza dei sogni. E puoi capire bene che grande differenza c'è tra amici, uomini e donne e l'importanza di comprendere la tua anima, giustamente, insomma, che lo diciamo a fare. L'anima cerca di parlare con te tutti i santi giorni, ma non può farlo direttamente. Lo deve fare con la mediazione di quello che io chiamo l'omino dei sogni. L'omino dei sogni è un filtro che sta tra l'anima e la mente condizionata. Perché? Perché l'anima non può farti uscire tutta quella robaccia che abbiamo represso per anni dei nostri genitori, così come se fosse un fiume in piena senza un filtro. Perché sarebbe traumatico, l'abbiamo cancellati apposta quei ricordi proprio per avere un'immagine dei nostri genitori, se no magari chissà che cosa avremmo fatto. Per cui tutta questo fiume di melmaccia non ce lo può battere in faccia tutte le notti. Quindi lo deve fare pian piano attraverso l'omino dei sogni che filtra e gli cambia un po' il linguaggio e ce lo fa arrivare nel linguaggio dell'anima, che è un linguaggio metaforico, è un linguaggio simbolico, è un linguaggio archetipico, cioè usa degli archetipi. E nel momento in cui noi conosciamo il linguaggio dei sogni, che è una vera e propria lingua, è come se tu dicessi, cioè io ho l'anima che mi parla in animese, che lingua è l'animese? Mo te lo spiego, l'animese è fatto di queste parole, questa parola vuol dire questo, questa parola vuol dire quest'altro. Ecco, l'animese è una lingua che è conosciuta, che l'hanno studiata dai tempi antichissimi e poi ne sono stati fatti anche di altri studi, Freud e Jung ne hanno fatti diversi, ma non solo loro, che basta sapere, è un po' come, sapete, tutte le lingue, no? Bastano poche parole, 300-400 parole per poter imparare a parlare una lingua. Nel mondo dell'animese, del sognese, della lingua dei sogni, lo stesso, non è così difficile. Basta avere neanche 300-400 parole, ne bastano molte meno, basta comprendere le architetture di base della lingua. E una volta che capisci queste, i sogni diventano molto più semplici da capire. E che cosa accade quando capisci i sogni? L'anima si
si ringarzullisce, si rinvigorisce, si rianima. Oh, questo finalmente mi capisce. Cioè, sono 30 anni, 40 anni che cerco di mandargli i sogni, anzi non glieli mando neanche più perché ormai non capivo una mazza, mi ero quasi abbioccata. Guarda un po' che dopo il video di Daniele Penne, dopo essersi aggiunto al gruppo degli apprendisti e dopo aver fatto quegli esperimenti, finalmente riesce a capire qualcosa dei sogni. Ed ecco lì che il canale dei sogni si riapre. Si riapre e considera che ogni giorno noi facciamo 5 sogni al giorno, cioè la nostra povera anima, da sempre, manda almeno 5 cose all'omino dei sogni da spararci nei sogni, nella speranza che noi capiamo qualcosa. Ora ditemi voi, e scrivetelo nei commenti, quanti di quei 5 sogni quotidiani ricordate e quanti di questi avete interpretato e quanti di questi avete compreso per far sì che la vostra mente condizionata si liberi delle sue problematiche, dei suoi capisaldi, delle sue direttive principali, delle nostre divinità a cui abbiamo dato il potere da piccoli. I sogni sono il modo più semplice per accedere all'anima e sono il modo più semplice per comprendere tutto ciò che ci blocca, ci limita e ci fa continuare a stare in un loop all'interno della vita, perché ognuno di voi lo sa. Quando arrivate a un certo punto nella vostra vita vi rendete conto che ci sono dei cicli, sono sempre uguali, attirate sempre lo stesso tipo di persone, finisce sempre nella stessa maniera, a un determinato livello le cose si ripetono e non capite perché. Perché vi mancano i pezzi che la vostra anima 5 volte a notte cerca di ricordarvi e voi di coccio fate finta di non vedere. Ed ecco che questo sarà il prossimo passo. Il prossimo passo sarà riattivare il canale dei sogni, cosa che già stiamo facendo all'interno del gruppo Telegram che vi appare qui sotto degli apprendisti, perché sai che questo percorso, questa via non è solo video, ma non sarai mai solo, non sarai mai da sola. Ci sono migliaia di persone che come te stanno su questo percorso e che stanno già facendo accadere i miracoli. E quindi già entrando nel gruppo Telegram e leggendo quello che accade alle persone ti renderai conto di come in pochi giorni o da poche settimane, o dipende da in che anno entrerai nel gruppo Telegram, comprenderai a che punto sono arrivati, che cosa è successo, cosa sta succedendo. Quindi, primo passo, riattivare il nostro canale dei sogni. Nel prossimo video ti spiegherò qualcosa di più, ti spiegherò come riattivare il canale e poi, in successione, come interpretare i sogni, come finalmente riuscire a parlare la lingua dell'anima. Ovviamente poi nel momento in cui li interpreti starà a te fare i cambiamenti necessari all'interno della vita per far sì che i blocchi che hai o gli schemi che hai cadano. Ma non solo, potrebbe capitare, e capita spesso, che grazie ai sogni, che potrebbero essere metaforici ma potrebbero essere anche espliciti, tu inizi a comprendere come sono realmente i tuoi genitori. E facendo riaffiorare dei ricordi nascosti, oggi che hai più capacità di comprensione, perché ricordati che i ricordi restano nascosti fino a che l'anima non è convinta che tu sei in grado di capirli e di gestirli e di metabolizzarli e quindi di liberarli. Nel momento in cui oggi, con le nuove conoscenze, col nostro aiuto, con il mio aiuto, con il supporto di tutto il gruppo e non sarai mai solo o sola, può darsi, e a molti sta capitando, che la tua anima finalmente si renda consapevole che tu sei pronto, sei pronta a ricordare determinate cose e a vedere i tuoi genitori, i tuoi capisaldi o comunque i tuoi traumi per quello che sono stati, non per quello che hai artefatto, hai impacchettato, hai dipinto in maniera carina per fartela andare bene, per indorare la pillola. Ecco, diciamo, non vedrai più la pillola indorata, ma vedrai la pillola per come era davvero, o la supposta in alcuni casi. Quindi questo accadrà e questo sta per accadere. Questo video te lo chiudo ricordandoti la frase di Gesù: non puoi servire due padroni. Ti lascio con la domanda per te: quale padrone
fino a oggi hai servito. E da oggi in poi vuoi continuare a servirlo? O vuoi forse cominciare a scoprire come si sta servendo un altro padrone? Ricorda, non farlo arrabbiare quel padrone, eh? Non farlo per niente arrabbiare. Bisognerà trovare delle mediazioni. Per questo esiste l'omino dell'anima, per questo esisto io, per questo esiste tutto il gruppo degli apprendisti, per questo esiste il salto quantico 2. Ti aspetto al prossimo passo.